pesca, botte, botte. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video vi voglio parlare di un argomento che è veramente molto interessante non solo per chi sta imparando l'italiano come una lingua straniera, ma anche per i madrelingua stessi. Si tratta di un argomento che in Italia viene affrontato alle scuole elementari, ma che poi non viene più ripreso perché viene dato per scontato. Sto parlando dell'accento. Infatti, in questo video parleremo di tutti i diversi tipi di accento che esistono in italiano e di come utilizzarli correttamente. Iniziamo subito! Probabilmente alcuni di voi non lo immaginano nemmeno, eppure molti italiani fanno spesso confusione con gli accenti. Per questo è importante conoscerli bene e imparare ad utilizzarli correttamente per dimostrare di avere un'ottima padronanza della lingua italiana. Una prima regola fondamentale che tutti devono sapere è che in italiano l'accento può cadere solo sulle vocali e non sulle consonanti. Detto questo, bisogna inoltre sapere che l'accento in italiano si divide in due tipologie: accento tonico e accento grafico. L'accento tonico è la messa in rilievo di una determinata sillaba, quindi è l'accento che si sente. L'accento grafico, invece, è quello che si mette sulla vocale accentata nello scritto, quindi è quello che si vede. La differenza sta nel fatto che in italiano tutte le parole hanno un accento tonico, nel senso che in ogni parola c'è l'accento che cade su una determinata sillaba, ma non tutte le parole hanno un accento grafico. In particolare hanno l'accento grafico le cosiddette parole tronche, cioè quelle parole in cui l'accento tonico cade sull'ultima sillaba. Parole come perché, già, caffè, più, oblò e così via. Attenzione però, non tutte le parole tronche hanno un accento grafico. Vi sono infatti moltissimi monosillabi, e cioè parole formate da una sola sillaba, che non hanno un accento grafico. Si tratta di tutte le preposizioni semplici, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, e di parole come me, te, re, su e così via. Inoltre va anche detto che ci sono molte parole tronche che hanno un apostrofo invece di un accento. In questo caso l'apostrofo indica la caduta di una parte della parola. È il caso per esempio di po da poco, be da bene, va da vai, di da dici e così via. Ma adesso torniamo all'accento grafico, il quale a sua volta può essere di due tipi: acuto, e cioè quello che va verso l'alto, e lo troviamo in parole come se, affinché, poiché, perché e così via. Indica cioè che la E accentata va pronunciata chiusa. E poi c'è l'accento grave, cioè quello che va verso il basso. E lo troviamo in parole come tè, caffè, eccetera. In questi casi indica che la E accentata va pronunciata aperta. Ad ogni modo, come avevo già accennato, tutte le parole hanno un accento tonico, anche se non è presente graficamente. Questo significa che se vogliamo pronunciare correttamente le parole italiane, dobbiamo sapere dove cade l'accento. E questo, ahimè, non è affatto un compito semplice, perché se l'accento non è presente graficamente, non c'è alcun modo di sapere dove cade. Bisogna solo saperlo. Oppure cercare la parola sul dizionario che ci indica dove cade l'accento, o ancora cercare su internet la corretta pronuncia. Va detto poi che in italiano le parole si dividono in diversi gruppi a seconda della sillaba sulla quale cade l'accento tonico. Avremo quindi parole
tronche, come abbiamo già visto, e cioè quelle parole su cui l'accento tonico cade sull'ultima sillaba. E, ripeto, questo è l'unico caso in cui l'accento è anche presente graficamente. Sono tronche parole come ne, caffè, perché e così via. Piane, quando l'accento cade sulla penultima sillaba. Ad esempio, sono parole piane, matita, cartella, divano, gattino, televisione, mattiniero, mai. Poi, sdrucciole, quando l'accento cade sulla terzultima sillaba. Ad esempio, telefono, pirofila, manopola, fabbrica, ciotola, eccetera. Bisdrucciole, quando l'accento cade sulla quartultima sillaba. Va detto che le bisdrucciole in italiano non sono così tanto frequenti, ma sicuramente vi capiterà prima o poi di incontrarne qualcuna, come per esempio edificano, lasciatemelo, telefonami, miagolano, compramelo e così via. L'accento qualche volta è veramente molto importante perché ci consente di distinguere due parole che apparentemente sono identiche, perlomeno graficamente, ma che hanno due significati diversi appunto a seconda di dove cade l'accento. Non ci credete? Vi mostro subito qualche esempio. È il caso, per esempio, della parola principi, che è il plurale di principe, e principi, che è invece il plurale di principio. Capitano, che è il comandante della nave o di un esercito, rispetto a capitano, cioè succedono, e ancora capitanò, che è invece un passato remoto, come dire diresse. In questi due casi che vi ho mostrato, le parole si distinguono solo ed esclusivamente in base alla posizione dell'accento. Vi sono però parole che si scrivono graficamente nello stesso modo, che hanno anche l'accento sulla stessa sillaba, ma si differenziano per la tipologia di accento, e cioè a seconda che l'accento sia grave o acuto. Non ci credete? Vediamo degli esempi. È il caso di pesca, che indica il frutto, rispetto a pesca, che indica invece l'atto di pescare. Pesca, 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 pesca. Botte, che sono le percosse, i colpi, rispetto a botte, che indica invece il barile. Botte, 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 botte. In realtà però va detto che non tutti gli italiani pronunciano queste parole correttamente con la vocale più aperta o più chiusa come si dovrebbero pronunciare. In alcune regioni italiane, infatti, queste parole si pronunciano praticamente nello stesso modo e quindi il significato lo si può intuire dal contesto, proprio come accade nello scritto. Tra l'altro, qui sullo schermo avete visto la E e la O accentate, ma non fatevi trarre in inganno. Infatti, in questo caso abbiamo messo gli accenti solo per farvi notare le differenze, ma nella vita di tutti i giorni l'accento grafico non si mette su queste parole, perché non sono delle parole tronche, quindi l'accento tonico non cade sull'ultima sillaba. Infine, e questa vi giuro che è l'ultima notizia che vi darò oggi, perché so che forse ne avete abbastanza degli accenti italiani, dovete sapere che talvolta l'accento si mette su una parola per distinguerla da un'altra che graficamente è identica. Questo è il caso, per esempio, di da, terza persona singolare del presente indicativo del verbo dare, sulla quale si mette l'accento grafico semplicemente per distinguerla dalla preposizione semplice da.
Insomma, come avete avuto modo di notare, in italiano questo accento è veramente molto importante e può cadere su una qualsiasi sillaba della parola. Pertanto è molto importante sapere dove cade l'accento, così da non pronunciare una parola erroneamente. Se siete interessati a vedere un video in cui vi mostro alcune parole che sono un po' complicate da pronunciare proprio per via dell'accento, fatemelo sapere nei commenti così posso prepararlo. Adesso invece che avete imparato tutto, ma proprio tutto sugli accenti italiani, perché non mettete alla prova il vostro italiano e cercate di migliorarlo utilizzando delle nuove parole in modo tale da evitare di dire sempre, per esempio, la parola davvero? C'è proprio un video interessante che fa al caso vostro su questo argomento e come sempre il link lo trovate in alto nella card e giù nella descrizione. Non dimenticatevi poi di passare dal nostro sito www.lernamo.com per trovare tutte le nostre lezioni con tanto di esercizi automatici per mettervi alla prova e migliorare la vostra grammatica, la vostra cultura italiana. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video su YouTube e non dimenticate di passare anche da Instagram, da Facebook e da Twitter. Inoltre, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. A presto!